Buongiorno a tutte, oggi vi volevo far vedere come si fa un berrettino semplice per un bambino di 9-12 mesi, ho calcolato io, mi sono fatta un cartamodello che poi alla fine del video lo metterò in visione, che così potete vedere anche le misure che ho fatto. Mi sono fatta anche il cartamodello delle due orecchie perché volevo fare due orecchiette in alto, così che sono un po' simpatiche. Ho tagliato due tessuti perché volevo farlo tutto foderato, che se non mettiamo neanche le orecchiette si può anche girare a double face, per cui si può portare bianco a righe, bianco e blu da una parte, oppure si può girare tutto blu dall'altra. Allora io mi sono messo il mio cartamodello, l'ho appoggiato sopra la stoffa, mi sono tagliata il berrettino lasciando un po' di cucitura 0,5 e adesso andiamo a confezionare il berrettino. Eccomi qua. Allora adesso cuciamo le orecchiette. Siccome io sono in blu con questa macchina e l'altra ero in bianco, la faccio in lineare direttamente per non cambiare il filo, ma si può benissimo fare la taglia e cuci anche qui. Ci ho messo un po' di fliselina per far sì che sia un po' più rigida e adesso andiamo a fare il contorno. Quando girate dovete girare dolcemente in modo che la cucitura venga bella, non ci siano delle su e giù, altrimenti vengono fuori gli angolini. Ecco, vediamo se c'è troppo margine, si può anche dare una rifilata. Adesso basta solo girarle. Io mi sono fatto un segno a metà qui perché poi a diritto faremo una pieghetta, quindi adesso mi faccio un tappino così quando la giro poi me lo trovo e giriamo l'orecchia. Adesso ci vediamo in tagliacucci. Ah no, aspetta, bisogna girare e fissarle sempre con la lineare, per cui rimaniamo volendo, se il tessuto è tanto leggero si può anche imbottire un po' di più, mettere un po' di ovatta, io l'ho fatto abbastanza leggera, appena sostenuta. Adesso mi faccio una pieghetta, ma appena proprio neanche mezzo centimetro, e la fisso. Cerchiamo di farle tutte e due abbastanza uguali. Vedete? Ne facciamo un'altra anche di qua. La parte con la fliselina è questa qui, per cui me la metto così. Mi sono segnata circa 4 centimetri dal taglio. La metà di questi 4 centimetri mi fisso la prima orecchia. Questa è una. Fissiamo anche l'altra, sempre a 4 centimetri dall'altra parte. La fliselina è di qua, quindi la metto così. Vediamo se le pieghette girano tutte e due dalla stessa parte. Sì. Ecco, adesso che abbiamo fissato le due orecchie
Andiamo a chiudere il berrettino, quindi chiudiamo la parte intanto centrale, poi questa a sinistra e poi teoricamente tutto il resto. Allora adesso fissate le orecchiette, andiamo a chiudere le punte del cappellino, del berrettino anzi. Chiudiamo prima le laterali perché poi questa la volevo fare tutta insieme, quindi chiudiamo questa. Adesso chiudiamo l'altra dall'altra parte, tenendo sempre l'orecchietta all'interno naturalmente. Adesso l'ultima punta da fare, la posso fare in un unico passaggio. Cerchiamo sempre di andare in punta lì molto dolcemente in modo che non ci sono gobbe. Incrociamo le cuciture qui. Questo è il berrettino cucito. Adesso bisognerebbe cucire quello blu, la parte blu, e insaccarla dentro. Quindi adesso io mi sfilo la macchina e ci vediamo dopo. Adesso cuciamo il berrettino blu, la parte interna. Quindi apriamo, chiudiamo le due punte come prima. Ora dobbiamo insaccare il cappellino. Aspetti, tagliamo un po' i fili che non danno fastidio. Questo è il diritto del cappellino. Prendiamo il cappellino, lo giriamo a diritto, mettiamo dritto contro dritto con le due cuciture che devono incrociarsi, così. Lo sistemiamo un po' bene. Io adesso sono un po' così. Allora, prendiamo le due cuciture del dietro e lo sistemiamo bene sul bordo e chiudiamo il bordo lasciando aperto però un pezzettino di cucitura, 3-4 cm, forse anche 5. Adesso giriamo il cappellino, ci vuole anche qui un po' di pazienza. Questo è il mio buco, adesso bisognerebbe dargli una stirata
per poter stirare questa parte qui e chiuderla a mano, perché ovviamente non faccio cuciture, perché essendo il berretto molto elastico, con la lineare, se faccio chiusure in lineare poi scoppiano. Quindi lo piego così, gli do una stirata e poi con un sottopunto all'interno che non si vede niente. Praticamente questo è il berretto, che poi si gira così. Adesso ci vorrebbe un modello e lo provo. Eccomi qua col cappellino finito, ve lo faccio vedere. Così, dietro c'è la cucitura e c'è un risvoltino. Si può girare quanto si vuole, anche un po' meno, un po' di più, dipende un po' dal bambino. L'unica correzione che ho fatto è stata le orecchie, perché erano un po' troppo lunghe, le ho accorciate di 1 centimetro. Però c'è il cartamodello poi alla fine corretto, quindi se volete usare quel cartamodello lì adesso va bene. E ci ho messo un po' di ovata leggermente per fare stare un po' più su. Se si vuole girare dall'altra parte si gira, si tira su il risvoltino dall'altra parte. Tanto le orecchie non sono pesanti, non danno fastidio dentro perché sono molto morbide, quindi volendo si può usare anche così. Carino. Vi saluto a tutte.